Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Sony Xperia 1 ottava edizione, un terminale Sony subito riconoscibile dalle forme e anche questo colore Garnet Red devo dire che ha il suo perché. Cosa abbastanza insolita ormai in questi telefoni, abbiamo il jack da 3,5, ormai l'avevamo smarrito dai radar da parecchio tempo. Processore veramente ottimo, abbiamo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un bel display LTPO AMOLED, per cui diciamo che la dotazione tecnica è abbastanza importante, come è anche importante il prezzo. Nella versione 12256 parliamo di ben 1499 euro. Come vedete non abbiamo neanche la confezione sul tavolo, semplicemente perché nella scatola è sparito anche il cavo di alimentazione e solo la documentazione. Speriamo che questa scelta non venga effettuata anche da altri competitor. Per quanto riguarda il design, come vi ho detto, Sony Xperia 1 ottava generazione si riconosce subito per la forma lunga e stretta tipica della famiglia Sony e anche per le cornici sopra e sotto il display. Il cambiamento principale riguarda il retro. Il modulo fotografico è più ampio e presenta un bordo inclinato che sembra collegarsi direttamente al telaio. La nostra unità è nella colorazione Garnet Red, un rosso scuro vicino al bordeaux. È elegante e cambia leggermente tonalità in base alla luce. La superficie posteriore è opaca e ruvida, offre una sensazione quasi porosa, ma migliora parecchio la presa e trattiene poche impronte. Il telefono pesa 200 grammi e non è compatto, soprattutto in altezza. La larghezza contenuta però lo rende più semplice da utilizzare rispetto a molti smartphone di grandi dimensioni. Il sensore di impronte è inserito nel tasto di accensione laterale, veloce, preciso e sblocca il telefono già mentre lo impugniamo. Rimane anche il pulsante fotografico a doppio stadio. Una prima pressione attiva la messa a fuoco, mentre completando la corsa viene scattata la fotografia. Come vi dicevo abbiamo anche il jack audio da 3,5 pollici. La protezione comprende Gorilla Glass Victus 2 sul davanti e certificazione IP65 e IP68. Il display di tipo OLED LTPO 6,5 pollici, risoluzione Full HD+, formato un po' particolare 19,5 noni e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sony quindi non torna più al vecchio pannello 4K. Nell'utilizzo quotidiano però la definizione rimane più che sufficiente per testi, fotografie e contenuti video. La qualità generale è molto buona, i neri sono profondi, il contrasto è elevato e i colori risultano vivaci senza diventare troppo artificiali. Possiamo utilizzare la modalità consigliata oppure Creator Mode, pensata per riproduzione cromatica più fedele. La tecnologia LTPO modifica la frequenza in base al contenuto. L'interfaccia scorre in modo fluido anche se alcune applicazioni e diversi giochi rimangono fermi a 60 fps. La regolazione automatica della luminosità è graduale e affidabile. Anche l'Always On Display svolge bene il proprio lavoro, pur offrendo anche possibilità di personalizzazione. Nel complesso è un pannello piacevole, ben calibrato e adatto anche a fotografie e contenuti multimediali. Parliamo ora delle prestazioni. Come vi ho detto in apertura abbiamo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 12 GB di RAM e 256 di memoria interna UFS 4.1. La potenza non manca, applicazioni, multitasking, fotografie e video vengono gestiti rapidamente, anche se ogni tanto abbiamo notato qualche piccolo rallentamento. Durante gaming e registrazione prolungata la temperatura aumenta. Nelle sessioni più lunghe le prestazioni vengono gradualmente ridotte, ma nell'utilizzo quotidiano il telefono rimane veloce. L'audio è uno dei suoi aspetti migliori, gli altoparlanti frontali offrono un suono ampio, pulito e ben bilanciato. Rimane anche il jack da 3,5, insieme al supporto per audio ad alta risoluzione, LDAC, aptX Adapted, Dolby Atmos e 360 Reality Audio. La batteria è da 5000 mAh, nel nostro test 721 siamo arrivati a sera con oltre il 30% residuo. La ricarica cablata si ferma a 30 watt e richiede circa un'ora e mezzo. Troviamo anche la ricarica wireless da 15 watt e quella inversa. Sony Xperia 1 ottava generazione arriva con Android 16 e un'interfaccia pulita molto vicina ad Android stock. Il sistema è pulito, rapido e privo di applicazioni duplicate. Le possibilità di personalizzazione non sono numerose, ma l'esperienza rimane semplice e immediata. Una delle funzioni più riconoscibili è Side Sense. La barra laterale permette di aprire rapidamente applicazioni, scorciatoie e comandi. Possiamo anche salvare coppie di applicazioni da utilizzare in modalità multifinestra. Il formato alto del display si presta bene a questo utilizzo. Game Enhancer permette invece di regolare prestazioni, risposta del tocco e notifiche per ogni gioco. Troviamo Gemini e Circle to Search, ma manca una vera suite AI sviluppata direttamente da Sony. Il supporto prevede 4 aggiornamenti principali di Android e altri 2 anni di patch di sicurezza. Il comparto fotografico comprende 3 sensori da 48 megapixel effettivi. Allora, i 3 sensori sono così composti: principale da 24 mm, ultra grandangolare da 16 e il nuovo teleobiettivo da 70.
Sony abbandona quindi lo zoom ottico continuo e sceglie una focale fissa accompagnata da un sensore più grande. L'app fotocamera propone la modalità automatica insieme a controlli ispirati alle fotocamere Sony Alpha. Possiamo gestire esposizione, ISO, bilanciamento del bianco e messa a fuoco. L'interfaccia richiede però un po' di abitudine, alcuni comandi non sono immediati e la fotografia Sony continua a richiedere una maggiore partecipazione da parte dell'utente. La fotocamera principale produce immagini di buon livello, i colori sono credibili e Sony evita di rendere ogni fotografia troppo brillante oppure eccessivamente satura. Il contrasto è però marcato, in alcune situazioni le ombre risultano chiuse e le fotografie appaiono meno immediate. La novità più interessante è l'obiettivo da 70 mm, equivalente a circa 2,9x. Alla focale nativa le immagini sono nitide, naturali e ricche di dettagli. È una prospettiva adatta a ritratti, oggetti e fotografia quotidiana. La distanza minima di messa a fuoco è di circa 15 cm, possiamo quindi riprendere piccoli particolari mantenendo una distanza comoda. Sony propone anche un ingrandimento a 5,8x, ottenuto però digitalmente. Con una buona luce il risultato rimane utilizzabile, ma il dettaglio cala rispetto alla focale nativa. Anche l'ultragrandangolare è ben riuscita, le fotografie sono nitide, mantengono una buona qualità verso i bordi e mostrano distorsioni contenute. Di notte Sony cerca di conservare l'atmosfera originale della scena. Il risultato è realistico, ma alcune immagini possono apparire scure e perdere dettaglio nelle ombre. La fotocamera anteriore è da 12 megapixel e non dispone di autofocus. I selfie sono discreti, ma avvicinandoci troppo al telefono la nitidezza diminuisce. Passando rapidamente ai video, tutte le fotocamere posteriori registrano 4K a 120 fps. I filmati hanno colori piacevoli, buona gamma dinamica e un autofocus molto efficace. La stabilizzazione della principale si comporta bene anche durante le camminate. Buona infine la registrazione audio con voci chiare e una riduzione del vento efficace nelle riprese all'aperto. In conclusione è un buon telefono, legato molto alla filosofia Sony, come vi ho detto conserva anche cose anacronistiche, però sempre utile come il jack da 3,5, ottima la scelta del teleobiettivo, il display è sempre luminosissimo come tutti i Sony, però comunque è una scelta ben ponderata, 1499 euro. Secondo me li spende chi conosce bene la filosofia Sony e chi comunque ha anche un po' di manualità con la fotocamera, dato che come sempre Sony mette a disposizione degli ottimi sensori, però bisogna saperci anche un attimino smanettare. Diciamo che è un telefono per utenti consapevoli, se volete passarmi il termine. Con questo ho concluso, un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 On.